Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema della lezione di oggi sono 3 esercizi prima di fare la tua pratica di yoga. Andiamo alla lezione! Allora, questi 3 esercizi utilizzo anche abbastanza spesso nelle mie lezioni quando la mia idea è di fare delle posizioni classiche di yoga in torsione della colonna vertebrale, per cui cerco di preparare sia a livello della colonna, ma sia anche a livello dello sguardo, degli occhi e della testa che deve muoversi nella direzione in cui mi muovo il braccio e la mano. Andiamo a queste 3 posizioni. Magari la prima posizione, il primo esercizio l'avrai già visto o magari l'avrai già fatto nelle tue lezioni. Allora, partendo sempre con un respiro in basso verso l'ombelico, lascio le scapole che vengono incontro alla colonna vertebrale, il coccige è spostato in alto, ma è un rilascio del tratto lombare. Per cui se c'è un rilascio e quindi la curva fisiologica leggermente accentuata sul tratto lombare, posso andare con lo sguardo leggermente in avanti. E sto qui circa 1 minuto respirando sull'addome, quindi sulla parte più bassa dell'addome verso l'ombelico. Sto lì e lascio che la gravità agisca proprio in centro al tratto lombare. Per 1 minuto questa posizione e questo respiro. Nell'inspirazione l'addome si dilata, nell'espirazione lui leggermente si comprime. Non cambiare mai la posizione del bacino, del tratto lombare e sto lì. Bene, il primo movimento è quello di portare il braccio destro in sotto il braccio sinistro e cercare di appoggiare la spalla a terra, ok? Senza appoggiare la testa. Per cui io subito guardo la mano, quindi guardo più precisamente l'indice destro. Guardo, continuo a guardarlo, seguo. Il mio punto, il mio target, il mio punto dove devo guardare dall'inizio alla fine è l'indice e poi eseguo esattamente lo stesso movimento al lato sinistro. Ok? Ovviamente non è che sia obbligatorio non toccare la testa giù in basso. Se io giro la testa, seguo con gli occhi l'indice, in teoria la testa non dovrebbe crollare in basso. Ripeto, allora, sguardo sull'indice, giro la mano, bisognerebbe fare proprio con molta qualità. Ecco, per cui se io devo fare questo esercizio con la qualità, devo andare piano. Non è soltanto un movimento del braccio e punto e basta. No, qui sto facendo proprio un esercizio sia anche per il sistema visivo, il sistema vestibulare, ma dando esattamente questo movimento di torsione. Il bacino è fermo, le ginocchia sono ferme, non mi sbilancio, muovo soltanto il braccio. Poi dal braccio la colonna si muove, la testa si muove, eccetera, eccetera. Quindi cerca di farlo proprio molto piano destra-sinistra. Ti suggerisco
destra, sinistra 1, quindi una serie di 7, per cui destra 1, sinistra 2 sono 14. Okay? Questo è il primo esercizio. Il secondo esercizio, mi sdraio completamente a terra, la mia mano destra, ok, gomito destro, mano destra deve essere obliquo, ok? Appoggio la mano sinistra, il gomito è sotto la spalla destra, per cui io porto la spalla lontano del collo, non mi sto in questa posizione, spingo il pavimento in basso e in avanti, quindi in quella direzione. Appoggio la mano sinistra e vengo con il ginocchio sinistro avanti. Okay? Adesso devo cercare di portare il braccio sinistro il più in alto possibile. Guarda la mia spalla destra. Il bacino, la parte destra, quindi la cresta iliaca destra e tutta la coscia destra è in contatto a terra. Vedi che sono già in torsione. Adesso devo guardare il pollice. Quindi, se sono qua con la mano, abbasso la testa, il pollice fino su in cima. Posso andare leggermente più indietro. Apro bene. Appoggio il gomito, la gamba, tolgo la mano destra e vado con ginocchio destro. Guardo il pollice, spingo le spalle lontano del collo e là in alto. Guardo il pollice, guardo l'altro, guardo bene il pollice, guardo il pollice, l'altro pollice, in alto, spalla lontano del collo. Vado piano, senza aver fretta. Pollice. Bene, ecco, questo è il secondo esercizio. Se hai notato, sia il primo esercizio che il secondo non è un movimento semplicemente di torsioni, spingo di qua, agisco di là, braccio su, no, parto prima ancora attivando il sistema visivo, quindi guardo il pollice o guardo l'indice. Per il primo esercizio io ho guardato l'indice, questo qua guardo il pollice e adesso andiamo al terzo esercizio. Occhi e poi la testa si muove. Prima si muove gli occhi e la testa e poi tutto il corpo. Okay? Anche qui, se faccio destra sinistra conto 1, fai 7, 14, per cui hai fatto 14 prima, hai fatto 14 adesso, ci metterai 1 minuto e mezzo, 2 minuti il prima, però se fai con qualità magari ci metterai un po' di più, questo qua altri 2 minuti e il prossimo altri 2 minuti. Questi esercizi di preparazione, prima di fare la pratica, anche se poi la lezione non è tanto, il tema non sarà la torsione, va benissimo questo qua, sia anche per un discorso più generico, un discorso globale. Okay? Andiamo adesso partendo non tanto dalle mani, ma partendo dal piede e dalla gamba. Parto sempre nella posizione di quadrupedia, rilascio il tratto lombare, attivo il gluteo destro, vado in alto con la gamba destra, faccio una parabola, vedi le braccia sono completamente dritte, appoggio appena l'alluce, stacco il braccio destro, il pube spinge verso il camino, ginocchio spinge all'esterno, apro bene le anche e qui guardo il palmo della mano.
palmo della mano e torno con la gamba. Attivo, là dietro, adesso stacco. Palmo della mano e su in alto. Gamba destra, apro, stacco, guarda il palmo, là in cima. Parto con la gamba. Palmo. E adagio. Ecco, abbiamo fatto 2 esercizi partendo dalle mani o dalle dita della mano, che sarebbe destra o sinistra. Adesso con l'attivazione del gluteo, con gli spostamenti di tutta la gamba, quindi è un altro tipo di partenza, è sempre una torsione. Occhio che poi dopo gli occhi e la testa deve girarsi guardando il palmo. Questo qua rispetto agli altri due è molto più complesso, perché bisogna attivare il gluteo, bisogna esattamente creare un'apertura alle anche, c'è una torsione, c'è una spinta del braccio lontano dal pavimento, quindi occhio di non rimanere con le spalle al collo, spingo sempre il pavimento e se vedi è praticamente 2 appoggi, perché il piede là dietro è appoggiato solo sull'alluce, però se non riesci a farlo bene, quindi potrei farlo anche attivo, vado e appoggio il piede, no? Non solo l'alluce, quindi ho 3 appoggi, quindi appoggio, spingo, apro il petto, spingo lontano, carico il più dietro e sul braccio. Altrimenti soltanto appoggiando l'alluce è molto più difficile, quindi molto più complesso. Però bisogna vedere esattamente se riesci a farlo con l'alluce, bene, meglio, e non di perdere l'equilibrio. Questi sono i 3 esercizi, ci metterai 6 minuti circa da farli, però magari all'inizio un po' di più perché devi proprio capire bene, devi avere una qualità molto alta, quindi i movimenti saranno molto piano e quindi ci metterai un pochettino di più. Però sono 3 esercizi ottimi per cominciare una pratica di yoga. Ok? Mi sono dimenticato di dire all'inizio, cioè sempre ho voglia di insegnare, ho voglia di fare il video e poi dopo mi dimentico all'inizio. Questo esercizio anche lì 14 volte, quindi destra-sinistra 1, come sono 7, o destra-sinistra 2 e fino a 14. Questo non è che sono soltanto 14, poi dopo ne vuoi fare di più, va bene, o vuoi fare di meno, dipende. Ricordati di iscriverti se non ti iscriviti al mio canale, perché magari non sei ancora iscritto, quindi sei arrivato qui in questa lezione, ti iscrivi, ok? Accendi la campanella perché così ti arriva l'avviso delle lezioni nuove, perché le lezioni sono da lunedì a venerdì, una lezione nuova tutti i giorni dalle 6:30 alle 7 del mattino, sabato e domenica no, perché c'è il tempo di rivedere un po' le cose, eccetera. Poi se mi metti un like e un commento, meglio ancora. Ok? Ti lascio una playlist di esercizi respiratori, okay? Dove puoi vedere tanti esercizi che potresti veramente iniziare la pratica facendo questi esercizi. Okay? E poi ti lascio una lezione completa dove puoi anche guardarla e praticare insieme a me. Va bene? Ci vediamo domani e ci vediamo lungo le strade.